anno nuovo, ci avviciniamo alla revisione dei risultati dell'anno scorso. Quindi il capo verrà per valutarvi. No, dovete prepararvi. Lavorate in anticipo. Ciao, benvenuti sul mio canale. Io sono Maurizio, ho più di 24 anni di esperienza nel mondo corporate in Italia e all'estero. Nel mio canale si parla di carriera, lavoro e finanza personale e aiuto i professionisti a migliorare il loro mindset e quindi la loro carriera. Se questi argomenti ti interessano, ti invito a iscriverti al canale e a seguirci per i vari contenuti. In tutte le aziende, più o meno in maniera strutturata, è previsto questo momento di revisione dei risultati dell'anno precedente. Adesso siamo a febbraio, tipicamente in questo momento cadono le scadenze per questi incontri. Ecco, volevo darvi dei consigli su come essere pronti per questo. Partiamo dal caso più classico, se vogliamo, aziende in cui questo processo è strutturato ed esiste. Ecco, un errore che non dovete fare è attendere questo incontro. Mi spiego meglio, non è il capo che viene a valutarvi, è un incontro tra voi due in cui ci si confronta su quello che è successo l'anno scorso. Come sapete, io faccio consulenze per quanto riguarda il miglioramento della carriera, sul percorso oppure cambio lavoro, e mi capita spesso di parlare con alcuni professionisti che non sempre hanno ben strutturato il discorso del feedback e della valutazione dei risultati. E per questo vi consiglio di dedicare tempo per impostarlo nella maniera più corretta. Partiamo proprio da questa revisione di fine anno. È abbastanza raro che ci sia un momento in cui vi sedete e il vostro manager viene con: ok, Maurizio, l'anno scorso è andata così. È molto più probabile, o meglio, dovete fare in modo che accada, che ci sia un vero e proprio confronto. Cioè, il punto deve iniziare con: Maurizio, come è andato secondo te l'anno scorso? Cosa ne pensi? E lì dovete aver fatto prima la vostra autoanalisi. Dedicate del tempo a fare una seria autovalutazione. Considerate i progetti che avete seguito, quali sono stati i risultati, le difficoltà, e preparatevi il vostro schema. Se l'avete già fatto, se non è il primo anno, probabilmente avete proprio dei template suddivisi in sezioni, magari c'è la parte performance, la parte leadership, la parte teamwork. Per ognuna di queste fatevi una vostra valutazione. Una cosa che aiuta molto e vi consiglio di iniziare a implementare nella vostra routine è durante l'anno tenere traccia di quello che fate, perché a febbraio ricordarsi tutto quello che è successo nei 12 mesi precedenti non è facilissimo, per cui una buona abitudine è avere un file all'interno del quale, quando c'è un evento, un collega che fa un complimento, uno scontro, un buon risultato o un cattivo risultato su qualcosa, tenetene traccia, in maniera tale che sarà molto più facile successivamente, quando si mette insieme le considerazioni di tutto quanto l'anno, ricordarvi: ah cavolo, è vero, ad aprile dell'anno scorso abbiamo avuto questi problemi nella negoziazione e io ho aiutato in questa maniera, per esempio. Se esiste nella vostra azienda, vi consiglio anche di chiedere un feedback, quelli che si chiamano i feedback 360 gradi, no? Quindi selezionate 3-5 colleghi, possibilmente da divisioni diverse e anche a livelli diversi, e chiedete di fornire un feedback sul vostro operato. Ovviamente questa è una cosa un po' particolare, perché tipicamente quello che si fa è andare a chiederlo a persone con cui abbiamo un buon rapporto, in maniera tale che sappiamo che il feedback sarà sempre positivo, no? Insomma, questo è un grande classico. Però se invece siete in un momento di revisione importante della carriera, vi consiglio di far riferimento anche a persone di cui avete quasi la certezza che lasceranno un feedback non entusiasmante. Nel mondo ideale non dovrebbe esserci nessuno in questa situazione, però siccome siamo nel mondo reale e non sto qui a raccontarvi cavolate, sapete che ci saranno dei colleghi con cui le cose non sono andate molto bene, che non sono stati contenti del vostro modo di gestire attività e progetti. Ecco, se siete in un momento di revisione importante per voi, raccogliere quel feedback sarà importante. Tipicamente questi feedback sono anonimi, per cui le persone non avranno problemi a essere anche molto taglienti. Poi, quanto siano realmente anonimi, parliamone, perché poi magari entriamo nel meccanismo di come funzionano queste matrici, facilmente si individua anche chi ha dato il feedback, ma non è questo l'argomento. Per cui il consiglio è questo: arrivate al momento del confronto con il vostro capo con
tutto pronto. Cioè, ho valutato, secondo me questa parte è andata bene, queste sono le parti più sfidanti, su questo credo di aver bisogno di supporto, in maniera tale che potete anche verificare se dall'altro lato la percezione è la stessa, perché non c'è niente di meglio che sì, effettivamente sono d'accordo, anch'io ho notato queste difficoltà, ho visto che qui ti sei impegnato e sei riuscito a lavorare su queste altre parti, probabilmente hai bisogno di essere affiancato da qualcuno. Questo è un bel modo di interagire durante la fase di confronto sui risultati dell'anno scorso. Tra l'altro, questo tipo di esercizio vi fa anche iniziare a ragionare, partendo da un'autovalutazione, comunque vi fa vedere il tipo di passaggi che deve fare chi vi valuta, perché un domani, se non avete già oggi dei direct report, un domani dovrete anche voi valutare qualcuno e quindi seguire il template, far riferimento a determinate metriche o determinati standard è un esercizio estremamente interessante. Cosa fare invece se magari siete in un'azienda più piccola, meno strutturata e non c'è niente del genere? Si va avanti a testa bassa, boom, passano gli anni e via dicendo. Ecco, in questo caso lavorate per creare un momento del genere. Proponete voi in maniera formale o informale un passaggio di questo tipo, nel quale vi volete confrontare con il vostro capo per discutere che cosa è successo l'anno precedente. Tra l'altro, il risultato di questa analisi, sia in aziende strutturate che in quelle meno strutturate, spesso è anche un input per quello che è il famoso development plan, quindi il percorso di miglioramento che potete impostare. In una grande azienda magari appunto è il risultato, la negoziazione, un'area nella quale posso migliorare e quindi chiedo di fare training oppure chiedo di fare affiancamento e via dicendo. L'importanza del feedback e della valutazione sia dal capo che dai colleghi è veramente fondamentale. Sapete, ho creato queste scorecard per fare un'autovalutazione della vostra situazione come professionisti e nei risultati ho trovato che il 42% di chi ha risposto a questo test non riceve periodicamente o non richiede periodicamente feedback ai colleghi o ai capi. Ecco, se fate parte di questo 42%, create l'abitudine a chiedere feedback all'interno soprattutto di questo momento di valutazione di fine anno. È fondamentale sia per capire cosa potete migliorare, sia per capire come siete percepiti, sia per capire quali aree hanno bisogno di un maggiore focus per il vostro miglioramento, per la vostra carriera. Per la self-awareness questo è uno degli elementi fondamentali che non dovete assolutamente sottovalutare. Quindi ricapitolando, preparatevi facendo un'autovotazione per l'incontro con il vostro capo. Se l'incontro non è previsto, prevedetelo, fate in maniera tale che ci sia. Chiedete feedback a dei vostri pari, formale o informale, non c'è problema, e siate pronti ad accettarne sia le parti piacevoli che quelle spiacevoli, perché quello tipicamente è la zona in cui si cresce maggiormente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo argomento, perché è anche importante capire qual è la vostra esperienza nelle vostre aziende, piccole o grandi, relative alle valutazioni e ai feedback. È una parte molto interessante. Se non l'avete fatto, vi invito a fare il test di autovalutazione sia per professionisti che per studenti universitari, dove troverete un buon numero di informazioni e di commenti relativi alle varie dimensioni che ritengo utili per la valutazione del proprio livello di professionalità o di professional mindset per studenti universitari. E vi ricordo che se avete bisogno di un servizio di consulenza per la vostra carriera, preparazione per colloqui o qualunque argomento relativo a difficoltà che state incontrando nel mondo lavorativo, sono a disposizione per consulenze individuali. Troverete tutti quanti i link in descrizione nel video. Vi ringrazio e vi aspetto per il prossimo contenuto. Ciao e alla prossima!